Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate alle lezioni di grammatica o benvenuti e benvenute alle lezioni di grammatica se questa è la prima volta che guardate un video sul nostro canale. Nella lezione di oggi parleremo degli aggettivi di qualità e nello specifico vedremo che cosa è un aggettivo di qualità, quali caratteristiche ha un aggettivo di qualità in italiano, quali sono gli aggettivi di qualità regolari della lingua italiana ed infine quali sono gli aggettivi di qualità particolari della lingua italiana. Partiamo dal primo punto e vediamo dunque che cosa è un aggettivo di qualità, che cosa intendiamo quando parliamo di aggettivi di qualità. Gli aggettivi di qualità sono parole, innanzitutto, sono parole che modificano i nomi ed esprimono una qualità dei nomi. Se io ad esempio dico questa frase, il libro è sul tavolo, io sto parlando di questo libro in modo neutro. Ma se io dico il libro rosso è sul tavolo, con l'aggettivo rosso io sto dando una qualità al libro. E quindi il libro, a differenza della frase precedente, non è più neutro, ma prende una caratteristica, assume una caratteristica, prende una qualità, la qualità appunto di essere rosso. Gli aggettivi di qualità possono indicare in italiano qualità fisiche, come bello, buono, alta, bassa, ma attenzione, qualità fisiche, certamente, ma anche qualità che possiamo percepire con i 5 sensi. Quindi un odore può essere buono, un sapore può essere buono, un suono può essere bello, una parola può essere bella, qualcosa che tocco può essere bello al tatto. Ok? Quindi non soltanto qualità fisiche del corpo, ma anche qualità di qualcosa o di qualcuno che possiamo percepire con i 5 sensi. Oltre alle qualità fisiche, gli aggettivi di qualità indicano qualità non fisiche, come ad esempio intelligente, onesta, sincera. Passiamo adesso a vedere quali caratteristiche ha un aggettivo di qualità in italiano. Innanzitutto, un aggettivo di qualità in italiano può essere singolare o plurale, bello, belli, maschile o femminile, bello, bella. Inoltre, l'aggettivo di qualità in italiano cambia con il nome, è legato al nome. Quindi se il nome è singolare, come cielo in questo caso, l'aggettivo sarà singolare, bello. Se invece il nome diventa e plurale, come cieli, l'aggettivo sarà belli, cambierà insieme al nome. Non cambia però solo nel numero, singolare o plurale, ma cambia anche l'aggettivo in italiano nel genere. Quindi avremo cielo bello, quindi cielo maschile, aggettivo bello maschile. Ma avremo casa bella, casa femminile, bella, aggettivo diventa femminile. L'aggettivo dunque in italiano cambia sempre con il nome e prende il genere, maschile o femminile, e il numero, singolare o plurale, dal nome. Partiamo adesso dagli aggettivi di qualità regolari. Innanzitutto abbiamo in italiano 3 gruppi di aggettivi di qualità regolari. Nel primo gruppo abbiamo solo aggettivi maschili. Nel secondo gruppo abbiamo solo aggettivi femminili. Nel terzo abbiamo aggettivi maschili e femminili. Vediamo nello specifico i 3 gruppi di aggettivi regolari.
Nel primo gruppo, abbiamo detto, ci sono aggettivi maschili. Questi aggettivi hanno la forma singolare in O, bello, alto, e la forma plurale in I, belli, alti. Nel secondo gruppo ci sono solo aggettivi femminili. In questo gruppo gli aggettivi hanno la forma singolare in A, bella, alta, e la forma plurale in E, belle, alte. Nel terzo gruppo, infine, abbiamo aggettivi di qualità maschili e femminili. In questo gruppo gli aggettivi hanno la forma del singolare in E, forte, triste. Quindi vedete, non importa se l'aggettivo è maschile o femminile perché la forma sarà sempre in E. Forte, maschile, uomo forte, forte femminile, donna forte. Gli aggettivi di questo gruppo hanno la forma del plurale in I, forti, tristi. Uomini forti, donne forti. Uomini tristi, donne tristi. Passiamo adesso a vedere gli aggettivi particolari della lingua italiana. Ci sono 4 gruppi di aggettivi particolari in italiano. Nel primo gruppo abbiamo gli aggettivi in ca e ga. Nel secondo gruppo abbiamo gli aggettivi in co e go. Nel terzo gruppo abbiamo gli aggettivi invariabili, cioè gli aggettivi che non cambiano forma al singolare e al plurale, al maschile e al femminile. Partiamo dal primo gruppo. Partiamo dal gruppo degli aggettivi in ca e ga, cioè degli aggettivi che finiscono in ca e ga. Innanzitutto, in questo gruppo ci sono solo aggettivi femminili. Gli aggettivi femminili di questo gruppo con il singolare in ca e ga hanno il plurale, formano il plurale in che, stanca, stanche, e in ghe, larga, larghe. Quindi, quando un aggettivo finisce con ca e ga, formeremo il plurale con che e ghe. Passiamo adesso a vedere il gruppo degli aggettivi in co e go. Innanzitutto, in questo gruppo abbiamo aggettivi maschili, solo maschili, 1 con 2 sillabe, come lungo, 2 con più di 2 sillabe e con una consonante prima di co e go. Vedete? Tedesco. Prima di co, della parte finale, abbiamo una S, una consonante. Ricordate come contare le sillabe. Per contare le sillabe dovete contare le vocali nella parola. Quindi, se avete 2 vocali, avrete 2 sillabe. Se avete 3 vocali, avrete 3 sillabe. Attenzione a queste coppie di vocali, ia, ie, io, eccetera, perché queste coppie di vocali in italiano formano una sola vocale. Quindi vedete, la parola fuoco, ci sono 3 vocali, ma c'è la coppia uo, quindi abbiamo solo 2 vocali e di conseguenza avremo solo 2 sillabe. Quindi, gli aggettivi di questo gruppo, maschili, con 2 sillabe e con più di 2 sillabe e con una consonante prima di co e go, formano il plurale in chi, stanco, stanchi, e chi, lungo, lunghi. Nel gruppo co e go abbiamo inoltre un altro tipo di aggettivi maschili, cioè gli aggettivi maschili che finiscono in co e che hanno più di 2 sillabe,
ma una vocale prima di co, come ad esempio simpatico. Vedete, prima di co abbiamo la vocale i, simpatico. Gli aggettivi di questo gruppo e con queste caratteristiche formano il plurale in ci, simpatico, simpatici. Arriviamo infine all'ultimo gruppo, che è quello degli aggettivi invariabili. Gli aggettivi di questo gruppo hanno la stessa forma per maschile e femminile, singolare e plurale. In questo gruppo troviamo alcuni aggettivi di colore, come rosa, viola, blu, beige. Quindi questi aggettivi rimangono invariati. Posso dire un fiore rosa, una borsa rosa, 2 fiori rosa, 2 borse rosa. Quindi, se il nome è maschile, femminile, singolare o plurale, non importa, perché l'aggettivo rimane sempre uguale. Siamo arrivati alla conclusione e voglio soffermarmi su 2 ultimi punti. Il primo è che potete usare i nomi in e con gli aggettivi in a e o, quindi cane bello, notte bella, e al contrario i nomi in a e o con gli aggettivi in e, quindi casa grande, parco grande. Questo perché molti studenti e molte studentesse mi chiedono se gli aggettivi in e possono andare solo con i nomi in e. No, gli aggettivi in e vanno con i nomi in a e in o e con i nomi in e. E al contrario, gli aggettivi in a e in o vanno con i nomi in e con i nomi in a e in o. La seconda cosa di cui voglio parlare è il vocabolario, ovviamente, perché vi consiglio sempre di controllare il vocabolario Treccani, soprattutto per gli aggettivi invariabili, perché, come vedete qui nell'esempio del colore rosa, il vocabolario vi dirà sempre se l'aggettivo è invariabile, come qui. Invar, vedete, significa invariabile. Quindi, per capire, per scoprire se l'aggettivo è invariabile o non, controllate sempre il vocabolario. Siamo arrivati e arrivate alla fine di questa lezione. Vi ringrazio di essere arrivati e arrivate fino alla fine. Vi invito a guardare gli altri episodi del nostro canale. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!